Ciao amici, oggi realizzo questo video perché devo rispondere a una domanda specifica che mi ha fatto un utente, e cioè come gira il nuovo Age of Empires 4 su un notebook che non è dotato di una scheda video discreta. Ora, io utilizzo un PC, il mio PC personale, che ha le seguenti caratteristiche, quindi un Ryzen 7 3007, 16 GB di RAM e non ha questo PC non ha una scheda grafica dedicata se non la Vega, che quindi è integrata con la CPU. Dunque, ho installato su questo PC anche Windows 11 da poco e vediamo come si comporta, come gira Age of Empires 4 su questo PC. Quindi ho recuperato il gioco in questi giorni e ho provato a settare le impostazioni grafiche migliori. Quindi avviamolo un attimo. Premesso che sto effettuando questo test registrando tutto ciò che vedete a video con questo programma, quindi un pochino le performance sono influenzate negativamente dalla registrazione contemporanea che faccio del video. Vabbè, mi dà questo alert che però ho già verificato non essere un problema. E giocheremo con impostazioni grafiche che vi mostro a breve. Comunque ve le anticipo. Full HD, quindi 1920x1080, con dettagli bassi. Patch Nani stato Bassi possibile perché tentaparty sui server mi Steam. dava Slovakia Joke difficoltà, pagina la, giocatore come si singolo. dice, era meno fluido, era poco fluido, scusate che abbasso il volume, era poco fluido il gioco con dettagli anche a livello medio. Dunque, proviamo giusto per farvi vedere una schermata qualsiasi, quindi gioco da solo contro l'intelligenza artificiale. Scelgo gli inglesi e utilizzo una mappa, va bene, magari la faccio un po' più grande così ho modo di farvi vedere come funziona. Come avete visto l'avvio non è immediato, ci ha messo un pochino a partire, però una volta partito tra i menu è abbastanza fluido il passaggio tra le varie schermate. Ora carichiamo, ok, il gioco. Ci mette un po', ma non troppissimo, come vedete. Quello che però un pochino, secondo me, lo scotto che paga un PC di questo tipo è la grafica, che per forza di cosa non può essere il massimo, però vediamolo insieme. Vediamo quanto è giocabile, quindi che ne so, li mando a fare. Io ero un fanatico di questo videogioco quando ero piccolino. Diciamo che adesso non sono forse più così tanto fanatico, però dirvi che non mi piace sarebbe una bugia. Quindi, secondo me non è malissimo come in quanto a fluidità. L'animazione, come vedete, anche del cavaliere che si muove, non va a scatti, secondo me lo rende abbastanza giocabile. Certo, il dettaglio fa schifo. Il dettaglio del terreno, il dettaglio degli alberi, non è il massimo. Però di giocabilità, la giocabilità c'è, ecco. Ora, magari provo, dopo avervi fatto un attimino vedere come gira con questa configurazione grafica, proviamo magari a modificare. Quindi il dettaglio dell'acqua è questo. Ehm, Vediamo un po', voglio farvi vedere un po' il fogliame, così è abbastanza, diciamo, bruttino. Però, vabbè. Facciamo una cosa, salviamo questa partita in maniera tale da provare a ricaricare questa stessa schermaglia con configurazioni grafiche differenti. Premetto che credo siano queste le configurazioni grafiche che danno migliori performance, quindi che garantiscono
comunque una giocabilità discreta, non dico chissà che, però è giocabile secondo me con queste caratteristiche Age of Empires. Però salviamo e vi faccio vedere. Ok, avevo fatto dei test giusto per provare a capire quale fosse la resa grafica, però insomma questa mi sembra la migliore, come vi dicevo, e cambiamo impostazioni. Quindi passiamo a un livello di qualità medio. Purtroppo, vabbè, lui già ci avverte che potremmo avere dei decadimenti di qualità il problema è che quando si cambia la qualità della grafica è necessario sempre riavviare il gioco, quindi bisogna uscire, infatti ci ho fatto uscire, e adesso lo faccio ripartire. Possibile riprendere la partita precedente, però andiamo a giocare nella stessa mappa di prima. Vediamo un pochino. Aspettate, forse magari la partita la metto, no, la mappa la metto come quella di prima. 4 giocatori, sempre inglesi, e l'avviamo. Bene. Come vi ho detto all'inizio, non vuole essere una partita di Gioco Empires, vuole solo essere un test di come il gioco, il nuovo Age of Empires gira su PC che non hanno una scheda grafica, quindi su un notebook che non è dedicato al gaming. Quindi è chiaro che tutto quello che vedete su un PC con scheda grafica dedicata o sul PC da gaming che ho recensito, sull'Ager Nitro, questo test avrebbe un esito decisamente diverso, con una qualità che non sto neanche qui a raccontarvi. Però non tutti hanno PC da gaming, quindi mi hanno chiesto come funziona e ve lo faccio vedere. Sì, lo anticipo perché poi ci saranno i commenti di quelli che rompono le scatole, ma insomma, non voglio farvi vedere come si gioca Age of Empires. Guardate già, differenza, livello medio, guardate le animazioni mm, della Z, del fatto che sono dormienti gli abitanti. Va già a scatti, vanno a scatti tutti i vari movimenti. Sì, l'erba è più dettagliata, così come gli alberi, però secondo me in questo modo il gioco non è giocabile, il gameplay è fastidioso. Va a scatti e l'ombra della mappa che man mano ci lascia vedere il terreno e il movimento del cavaliere, come vedete. Lo faccio vedere di lato che forse è ancora più. Ecco, diciamo che a me questo tipo di movimento dà fastidio. Quindi, per quanto mi riguarda, il compromesso migliore è quello che vi ho fatto vedere prima. Quindi Full HD, qualità bassa e la fluidità di gioco in quel caso è garantita. Così purtroppo no. E, abbassando la risoluzione, non, diciamo, magari le performance migliorano, questo mi sa che lo possiamo vedere insieme, però secondo me la giocabilità è migliore, è garantita comunque da una risoluzione alta. Però ci siamo, quindi 1980, 1920x1080 è quella che io preferisco, però proviamo a spostarci su 1200, in pratica in HD, 1280x720 e vediamo se e quanto migliora la grafica. Allora, adesso è fluido. Come vedete, il dettaglio grafico degli edifici e delle foglie, come vi dicevo prima, è migliorato, però la mappa più piccola, io o meglio, la risoluzione più bassa non la preferisco un granché, sebbene adesso in termini di fluidità ci siamo. Quindi diciamo che non è possibile avere una mappa più alta, tanto più alta, però
Se non vi dà fastidio avere una mappa un pochino più zoomata, quindi vedere un po' meno a livello di mappa, però avere d'altra parte una fluidità di gioco maggiore, questa potrebbe essere una soluzione. Ripeto, non è la soluzione che preferisco io, però onestamente così la fluidità di gioco c'è. Ci manca da fare un ultimo test e quindi passare a dettagli, in questo caso quindi con risoluzione HD, passare a dettagli da medio ad alto. Quindi dettaglio, livello qualità immagine, vabbè, alto. E quindi di nuovo, come nel caso precedente, devo uscire dal gioco e farlo ripartire. Quindi, allora, gioco di nuovo schermaglia, questo, se dico ripristina che succede? Aspetta un secondo, inglese, mappa piccola, vabbè, avvio. Mm, Vediamo in questo caso se e quanto la fluidità ci permette di giocare, quantomeno secondo i miei standard, secondo come la intendo io, ecco, la fluidità decente o minima affinché il gioco possa definirsi giocabile. Allora, qualità alta si vede, sì, vabbè, la qualità alta si vede adesso è nel dettaglio dell'edificio, come vedete, e nel dettaglio di tutto ciò che circonda gli abitanti. Gli abitanti si muovono un pelino a scatti, però non mi dà fastidio ancora. Vediamo come cammina l'esploratore e come si muove la mappa. Mm. Non è malaccio. Diciamo che è meno fluida di prima, vabbè, è la palissiano, ma non mi dà fastidio. Quindi direi che in questo caso è comunque giocabile. Premetto che non mi piace la mappa con questa risoluzione, però a risoluzione HD con dettaglio alto restano comunque fluidi i movimenti, quindi secondo me la giocabilità in questo caso c'è pure. Vi confermo che non mi dà fastidio, sto guardando un pochino, sì, è troppo zoomata, la mappa non è il massimo, ribadisco, o meglio, la visuale su mappa non è il massimo, preferisco in Full HD, però se non riuscite a tollerare i dettagli bassi che obiettivamente penalizzano un pochino il gioco da un punto di vista grafico, preferite, riuscite ad accettare il compromesso di avere una mappa un pochino più piccolina, quindi visualizzata in HD e non in Full HD, anche col dettaglio alto la fluidità di gioco c'è. Quindi non lo so, io resto della mia idea, quindi meglio Full HD col dettaglio basso, però in HD e dettaglio alto diciamo che funziona. Al solito lasciatemi dubbi o riflessioni nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti, intanto il lupo mi fa nero.